Buonasera ragazzi, bentornati. Concludiamo la trattazione dell'età giolittiana 1901-1914, o meglio 1903-1914. Giovanni Giolitti, Presidente del Consiglio. Come governava Giolitti? Con quale maggioranza? Certo, era una maggioranza di liberali cosiddetti di sinistra. Lui abitualmente vinceva le elezioni, a volte forse con dei metodi, vi ricordate, l'abbiamo detto, poco nobili, poco commendevoli. Il problema però è che Giolitti non ebbe mai una maggioranza molto ampia in Parlamento, tant'è vero che in alcuni casi fu messo in difficoltà. I liberali di destra che erano all'opposizione, ve li ricordate? Li abbiamo citati, scusate, cambio pennarello, li abbiamo citati più volte, li abbiamo citati anche in una lezione precedente, Salandra e Sonnino, Antonio Salandra e Sidney Sonnino, liberali di destra che non avevano rinunciato, vi ricordate, al progetto di trasformare l'Italia in uno Stato autoritario, togliendo la maggior parte del potere al Parlamento, rafforzando il potere del governo e del re, o limitando le libertà civili di associazione, di stampa. E Salandra e Sonnino, infatti Giolitti per esempio nel 1906, abbiamo detto, non governò continuativamente dal 1903 al 1914, in alcuni casi fu costretto a cedere il potere. Nel 1906 dovette dimettersi e lasciare la presidenza del Consiglio a Sonnino, appunto uno dei suoi nemici di sempre. Che cosa succedeva? Spesso Giolitti lo faceva apposta. In che senso? Giolitti era messo in difficoltà, andava sotto in qualche voto in Parlamento, la sua maggioranza si squagliava. Che cosa faceva? Lui si dimetteva e faceva andare al potere, faceva diventare Presidente del Consiglio, faceva scegliere dal Parlamento qualcun altro, per esempio il suo rivale, il suo oppositore Sonnino. Poi che cosa succedeva? Giolitti dall'opposizione metteva i bastoni tra le ruote al nuovo Presidente del Consiglio, in questo caso Sonnino, tesseva una fitta trama di alleanze anche sotterranee contro di lui, gli rendeva la vita impossibile e insomma a un certo punto dimostrava che chi era subentrato a lui, per esempio in questo caso Sonnino, non era in grado di svolgere il suo lavoro, di durare come presidente del Consiglio. Sonnino veniva screditato anche di fronte all'opinione pubblica, non riusciva a reggere il Parlamento, quindi lo sfiduciava e aveva nostalgia di Giolitti e quindi richiamava a gran voce Giolitti. Capite? Lo faceva apposta. Nel momento in cui Giolitti si indeboliva, faceva andare al potere qualcun altro per dimostrare che questo qualcun altro era incapace e quindi poi tornava lui. E lui stesso ovviamente faceva in modo che questo qualcun altro venisse considerato incapace o gli toglieva i voti, faceva in modo da portare dalla sua parte, dalla parte dell'opposizione, Giolitti, molti deputati, per cui il suo avversario non riusciva più ad andare avanti nel governo. Quindi questo dice tutta l'abilità di Giolitti. Giolitti era apparentemente un personaggio grigio, un personaggio molto pacato, però era molto bravo nel tessere alleanze sotterranee. Qualcuno direbbe oggi era un maneggione, d'accordo? Era uno che in qualche modo aveva una rete fitta di alleanze anche con persone lontane dalle sue idee, cercava di allearsi, cercava di cooptare all'interno della sua maggioranza le tendenze, i partiti, i gruppi più differenti, d'accordo? Era uno che sapeva tessere a volte in segreto, a volte a volte in segreto, proprio a volte in silenzio, sapeva mantenere, sapeva organizzare svariati tipi di rapporti.
e quindi era molto abile da questo punto di vista Giolitti. Che cosa fa infatti Giolitti? Sin da quando va al governo, Giolitti cerca di coinvolgere nel governo il Partito Socialista Italiano, d'accordo? A differenza di tutti gli altri presidenti liberali che prima di lui, che mai poi mai avrebbero pensato a un accordo con il PSI. In fondo ricordate che il PSI aveva dato la fiducia a Zanardelli nel 1901. Il PSI iniziò ad appoggiare volta per volta alcune delle riforme nei primi anni di governo di Zanardelli e di Giolitti, dando il voto favorevole alle riforme che piacevano al PSI, dando il voto favorevole al Parlamento, oppure astenendosi, oppure uscendo dall'aula, in modo tale da far ottenere comunque la maggioranza del voto del Parlamento a Giolitti. Giolitti non si accontenta, insomma, di questo appoggio esterno che viene a volte concesso, a volte viene ritirato. Più volte sia lui sia il suo predecessore, a partire dal 1902, Zanardelli e poi Giolitti nel 1903, nel 1904, cercano di portare proprio ufficialmente all'interno del governo il Partito Socialista. Certo, non tutto il Partito Socialista, perché i socialisti erano divisi, vi ricordate, ne abbiamo parlato parlando dei partiti socialisti, socialdemocratici, operai in Europa, dei partiti di massa. Anche il partito italiano era diviso tra due correnti, i riformisti, che comprendevano il fondatore, il nume tutelare del partito, Filippo Turati, e i massimalisti, che divenivano sempre più forti. Ricordate, massimalisti o rivoluzionari. Ricordate che i riformisti non è che non volessero la rivoluzione socialista e la fine del capitalismo e la proprietà privata, però dicevano: finché il capitalismo c'è, finché non riusciamo a ottenere le condizioni per la rivoluzione, dobbiamo aiutare gli operai, quindi scendere a compromesso, allearci anche con le forze borghesi per ottenere delle riforme nei confronti a favore degli operai. Quindi una visione molto pragmatica, ovviamente, quella dei riformisti. I massimalisti o rivoluzionari, quelli che non volevano il programma cosiddetto minimo dei riformisti, ma massimalisti volevano il programma massimo, volevano la rivoluzione, dicevano che bisognava solo preparare le condizioni per la rivoluzione, mai collaborare con i partiti borghesi, essere sempre all'opposizione, non accettare le riforme, perché le riforme favoriscono la sopravvivenza del capitalismo. Invece, se il capitalismo non fa le riforme, gli operai saranno così deprivati, disperati da scatenare la rivoluzione. Quindi vedete, chiaramente Giolitti non poteva certo collaborare con i massimalisti, la parte dura e pura rivoluzionaria del Partito Socialista non era disposto a nessun tipo di accordo, però con i riformisti di Turati sì. Allora lui nel 1903, nel 1904, più volte Giolitti propose a Turati e ai riformisti di entrare, non solo di appoggiare la maggioranza di governo, ma di entrare ufficialmente nel governo con i ministri. Turati rifiutò, anche se in quel momento aveva il potere nel partito, cioè la maggioranza del Partito Socialista era dei riformisti di Turati, i massimalisti erano in minoranza nel Partito Socialista. Turati disse a Giolitti di non sentirsela di rompere il partito, di spaccare il partito. Tanto poi in seguito, in realtà, nonostante la buona volontà di Turati, i massimalisti finirono comunque per spaccare il partito, provocare una scissione del Partito Socialista. Quindi Turati rifiutò, forse sbagliò, forse ha gettato alle ortiche una grandissima occasione, forse Giolitti, come si diceva, gli avrebbe affidato il Ministero del Lavoro, sarebbe stata una grandissima opportunità per la classe operaia avere il proprio leader, il leader del Partito Socialista Turati come ministro del lavoro nel governo italiano, ma Turati rifiutò. La parte riformista del Partito Socialista Italiano avrebbe potuto essere il primo partito socialista operaio al mondo ad andare al potere nel 1903, nel 1904, visto che nessun partito socialista operaio aveva mai governato. E ricordate i laburisti
che lo fecero con Asquith in Gran Bretagna, lo fecero nel 1906, quindi Turati avrebbe potuto addirittura nel 1903-1904 anticipare persino il Labour, il partito laburista inglese, ma rifiutò. In seguito, che succede? I socialisti fanno tutta una serie di congressi in varie città italiane, a volte vincono i riformisti, a volte vincono i massimalisti, però attenzione, il problema è che spesso i massimalisti riescono a prevalere. Per esempio, ve ne dico solo una, perché la storia del Partito Socialista in quegli anni, da tutte le correnti, congressi, è molto molto complicata. Nel 1904 si tiene un altro congresso del PSI, del Partito Socialista, i massimalisti ottengono la maggioranza del partito e Turati e i riformisti vanno in minoranza. Il partito viene conquistato dai massimalisti Ferri e Labriola, che appunto, essendo massimalisti e rivoluzionari, non accettano alcun tipo di compromesso, di accordo con Giolitti, e quindi Giolitti non riuscì mai, diciamo così, a allearsi organicamente con il partito socialista. Non ci riuscì mai. Resta il fatto che il Partito Socialista, come abbiamo detto, a volte pragmaticamente in Parlamento appoggiava e dava i voti a quelle riforme giolittiane e quei provvedimenti, leggi di Giolitti che dal punto di vista dei socialisti erano validi, erano favorevoli alla classe operaia. Che succede? Nel 1912 Giolitti fa la riforma delle riforme, cioè la riforma che consente la possibilità di farne mille altre, cioè il suffragio universale. Si intende suffragio universale maschile, che era comunque una grandissima cosa. Per il suffragio femminile si dovette attendere, lo sapete, il 1946 in Italia. Suffragio universale maschile, votano tutti i maschi adulti. Grande riforma di Giolitti, anche l'Italia ha il suffragio universale, come l'avevano la Germania o altri paesi. Anzi, in Germania, come ho detto più volte, aveva il suffragio universale, ma il Parlamento contava poco o niente all'interno del Reich Guglielmino. Invece in Italia, suffragio universale per un Parlamento che conta moltissimo. Suffragio universale, molti dicono che non è propriamente un suffragio universale, io non capisco questa posizione. C'erano delle limitazioni, sì, ma queste limitazioni in realtà implicavano soltanto un eventuale rinvio della possibilità di accedere al voto, però in realtà votavano tutti. Come funzionava? La legge del suffragio universale dicevano che votavano tutti i cittadini maschi, potevano votare, attenzione, a 21 anni se avessero espletato almeno una di queste due condizioni: aver imparato a leggere e scrivere o aver fatto il servizio militare, d'accordo? Se tu avevi fatto almeno una di queste due cose, hai imparato a leggere, sai leggere e scrivere, oppure hai fatto il suffragio universale, hai fatto, scusate, il servizio militare, puoi votare a 21 anni, altrimenti voti a 30 anni. D'accordo? Però sempre suffragio universale è, d'accordo? I più sfortunati votano invece che a 21 anni, a 30 anni, però votano comunque tutti. Qual è il punto? Ovviamente Giolitti pensa alla sua maggioranza, a poter ottenere il consenso del Parlamento. Nel 1913 si sarebbero svolte le prime elezioni a suffragio universale. Vero è che il sistema elettorale era, ve lo ricordate, ancora uninominale maggioritario, quindi emergevano solo i partiti più grandi, no? Uninominale maggioritario, viene eletto solo chi ha un voto, anche un voto in più, in ogni singolo collegio, mentre il secondo e il terzo candidato che hanno meno voti non vengono eletti, quei voti non servono a niente, no? È il sistema che gli anglosassoni chiamano winner takes all, il vincitore prende tutto. Quindi certamente i partiti più piccoli come il Partito Socialista o il Partito Nazionalista, lo vedremo perché c'erano anche i nazionalisti in Italia, il Partito Radicale,
sarebbero comunque stati sottorappresentati, avrebbero comunque avuto meno voti, meno seggi rispetto a quello che la percentuale dei voti avrebbe potuto far pensare. Però tuttavia il pericolo c'era, votano tutti, anche le classi popolari, d'accordo? Il Partito Socialista avrà molti voti. Il Partito Socialista è schierato su posizioni massimaliste, d'accordo? È schierato su posizioni massimaliste. Infatti, nell'ennesimo congresso socialista, proprio nel 1912, un anno prima delle elezioni, vincono nuovamente i massimalisti, d'accordo? I riformisti che erano tornati in maggioranza perdono, e quindi ovviamente Giolitti perde l'occasione di fare un'altra offerta ai riformisti affinché appoggino il proprio governo, perché i riformisti sono schiacciati all'interno del Partito Socialista nel 1912. Personaggi come Serrati e il giovane socialista romagnolo che viveva a Milano, Benito Mussolini, appunto ricordiamo socialisti, massimalisti e rivoluzionari, prendono il potere nel partito, soprattutto grazie all'iniziativa di Mussolini, che infatti viene premiato con la direzione del giornale del partito L'Avanti, che noi abbiamo già nominato altre volte. Mussolini era un giornalista, diventa il direttore dell'Avanti. Ovviamente è inutile che lo dico, di Mussolini parleremo ampiamente nei prossimi argomenti. I massimalisti vanno al potere, i riformisti vengono umiliati, Turati resta nel partito, ma molti riformisti addirittura fanno una scissione, escono dal partito, alcuni vengono proprio cacciati. Serrati e Mussolini, massimalisti al potere, cacciano, espellono dal partito personaggi come Bonomi e Bissolati. Poi vedremo anche il motivo per cui Bonomi e Bissolati verranno espulsi. Quindi un anno prima delle elezioni Giolitti sa per l'ennesima volta che non ha nessuna possibilità di allearsi con i socialisti, perché i massimalisti sono di nuovo al potere all'interno del partito socialista. Cosa fa? Una mossa piuttosto azzardata, cerca di allearsi con i nazionalisti. Ricordate che abbiamo parlato di nazionalisti in un'altra lezione, nazionalisti non in senso buono, non i nazionalisti patriottici, liberali, indipendentisti dell'inizio del Novecento, i nazionalisti nel senso dell'estrema destra dell'inizio, scusate, dell'Ottocento, i nazionalisti nel senso dell'estrema destra della fine dell'Ottocento, quelli che non accettavano la democrazia, non accettavano il Parlamento, volevano una dittatura, volevano l'uomo forte, volevano un regime autoritario. In generale, per loro la legge del più forte, il forte che schiaccia il più debole, era la loro dimensione di vita. Amavano la violenza, l'azione, la guerra, no? Tra i nazionalisti vi erano i futuristi come Marinetti. Marinetti disse la guerra è l'unica igiene del mondo. I nazionalisti pensavano, no, che ogni popolo dovesse scontrarsi continuamente in guerra con gli altri popoli perché era giusto, a parte per loro che la guerra è un'esperienza estetica, era bella in sé, era giusto competere tra i vari popoli. I nazionalisti rifiutavano lo scontro tra classi all'interno di ogni singola nazione, dicevano che lo scontro tra classi doveva essere sostituito dallo scontro, da un perenne conflittualità tra le varie nazioni. Quindi erano a favore della guerra, della violenza, della dittatura, dello Stato forte, d'accordo? Molti avevano proprio delle teorie irrazionalistiche, e noi potremmo dire anche personaggi di estrema destra. Erano razzisti, come abbiamo detto altre volte, i nazionalisti, razzisti nei confronti degli altri popoli, razzisti nei confronti dei popoli africani o asiatici, eccetera, quindi erano favorevoli al colonialismo, al dominio dell'uomo bianco, alle guerre coloniali.
cosa fa Giolitti? Un po' ingenuamente pensa di allearsi o comunque di ammorbidire, di ottenere i loro voti in Parlamento, di allearsi con i nazionalisti e quindi si imbarca, prima non l'aveva mai fatto, in un'avventura coloniale. Nel 1911 il governo di Giolitti, l'Italia attacca la Libia, scusate, qui non si vede granché perché è troppo in alto lo schermo, era stato posizionato, vuole conquistare la Libia, uno dei pochissimi territori africani non ancora occupati da una potenza europea, apparteneva all'impero ottomano. L'impero ottomano era allo sfascio, come abbiamo già detto altre volte, aveva già perso la Tunisia e l'Algeria a favore della Francia e l'Egitto a favore della Gran Bretagna. L'Egitto è uno stato autonomo ma protettorato della Gran Bretagna, quindi stava perdendo tutti i territori, l'impero ottomano, tutti i territori nell'Africa meridionale. Quindi a Giolitti, all'Italia, sembrò una passeggiata quella di conquistare la Libia. Ricordate che l'Italia già, ve lo ricordate, Adua? Già aveva scontato delle figure penose, delle brutte figure, delle sconfitte nelle guerre coloniali in Africa, per ringraziarsi appunto i nazionalisti. Giolitti, che prima non aveva mai avuto quest'idea, rilancia la politica coloniale dell'Italia che era bloccata, ricordate, era bloccata sin dallo shock, sin dalla batosta di Adua del 1896, la sconfitta in Etiopia. E chi sono questi nazionalisti? Vogliamo fare qualche nome? I futuristi di Marinetti, personaggi anche letterati come Papini oppure Prezzolini, d'accordo? Papini oppure Prezzolini, ma forse il capo, il leader, il personaggio di riferimento dei nazionalisti italiani era Corradini, finiscono tutti i nimi, era Corradini. Corradini aveva fondato l'associazione nazionalistica italiana e dirigeva il giornale, dirigeva il foglio di riferimento dei nazionalisti che si chiamava Il Regno, d'accordo? Questi erano i principali esponenti del nazionalismo italiano a cui si unirà in seguito, sia pure tardivamente, D'Annunzio, il Vate D'Annunzio, che si scoprì fortemente nazionalista quando si trattò di decidere se entrare in guerra nel 1914, nella prima guerra mondiale. Allora, come va la guerra di Libia? L'Italia, Giolitti pensava che sarebbe stata una passeggiata, ma nel 1911 le cose non vanno bene. L'Italia riesce a occupare soltanto alcuni porti, alcune posizioni sulle coste della Libia, ma non riesce assolutamente a occupare l'entroterra. Non solo gli ottomani resistono, ma ci sono le tribù libiche, d'accordo? Le tribù arabe che vogliono liberarsi dall'impero ottomano, ma non vogliono certo essere colonizzati dall'Italia. Gli ottomani, ma soprattutto queste tribù beduine del deserto, le tribù arabe, praticano forme di guerriglia che mettono in enorme difficoltà l'esercito italiano, quindi la guerra sul suolo libico non va bene. Che cosa succede? L'Italia è fortunata perché si avvantaggia del fatto, ve lo ricordate, che nel 1912, l'anno dopo, scoppia la prima guerra balcanica, l'impero ottomano inizia a subire sconfitte da parte, ricordate, degli stati balcanici, Serbia, Bulgaria, ve lo ricordate? Quindi gli ottomani sono in difficoltà perché stanno subendo anche la prima guerra balcanica. L'idea dell'Italia è quindi quella di attaccare direttamente il cuore dell'impero ottomano, la Turchia. Prima gli italiani occupano alcune isole greche, Rodi e il Dodecanneso. D'accordo? Scusate, cambio pennarello. Le isole greche che adesso appartengono alla Grecia, ma all'epoca appartenevano alla Turchia, all'impero ottomano, le isole greche di Rodi e le isole greche del 12 isole, Dodecanneso
significa 12 isole, quindi Rodi e altre 12 isolette piccole della Grecia. Poi portano l'attacco direttamente alla capitale, Istanbul, riuscendo a bloccare gli stretti Bosforo e Dardanelli. La Russia protesta perché non può più entrare nel Mediterraneo dal Mar Nero, gli italiani hanno bloccato gli stretti, minacciano direttamente la capitale Istanbul. A un certo punto l'impero ottomano decide di fare la pace di Losanna 1912, l'impero ottomano cede la Libia all'Italia, attenzione, in cambio l'Italia però deve restituire all'impero ottomano Rodi e Dodecanneso, cosa che non farà, non è bello, l'Italia non rispetterà il trattato di pace perché ha ottenuto la Libia, avrebbe dovuto restituire le isole greche all'impero ottomano, c'è scritto il trattato di pace, Rodi e Dodecanneso, ma l'Italia se le tiene. In ogni caso, avete ben capito che da un punto di vista militare l'impero ottomano e le tribù arabe dei beduini in Libia non hanno affatto perso, cioè militarmente l'Italia non ha vinto, ha occupato soltanto alcuni posti, alcuni porti sulla costa, porti che risultano sempre pericolosi per gli italiani, perché insidiati continuamente attaccati dalla guerriglia che viene dall'interno. Quindi l'Italia sulla carta possiede la Libia, però in realtà deve ancora conquistarla realmente e non ci riuscirà mai, almeno per il momento. Cioè Giolitti e il Regno d'Italia hanno la Libia, hanno speso un sacco di soldi per questa guerra in Libia e in realtà non la controllano perché riescono appunto a controllare soltanto poche zone sulla costa del Mediterraneo. Queste zone sono anche instabili e pericolose perché sono soggette, come ho detto, continuamente agli attacchi della guerriglia. Gli italiani non riusciranno mai, prima di Mussolini, non riusciranno mai a stroncare la resistenza dei libici, della guerriglia araba nell'entroterra libico. Quindi la Libia non servirà assolutamente a niente. Giolitti e gli altri avevano promesso, e molti ci avevano creduto, di rendere fertile il deserto della Libia, di trasformarlo in un immenso giardino pieno di limoni, di agrumeti, eccetera, dove far trasferire le plebi meridionali, i contadini che erano alla fame, i contadini poveri meridionali, e lì si sarebbero arricchiti, avrebbero tutti i sogni che assolutamente non si realizzarono. L'Italia fece una guerra per niente, la Libia viene posseduta soltanto formalmente sulla carta. Ancora una volta arriva lo sfottò, la critica del molfettese Gaetano Salvemini che definì la Libia uno scatolone di sabbia. Giolitti spende un sacco di soldi, costò moltissimo la guerra in Libia alle finanze del Regno d'Italia per prendere uno scatolone di sabbia. In realtà l'Italia non riuscì neanche a conquistarlo, quindi si conferma dopo la sconfitta in Etiopia l'inconsistenza della potenza militare italiana nell'opera di colonizzazione. Anche una colonia che formalmente era stata conquistata, di fatto non veniva per niente controllata dagli italiani. Quindi questo è. I nazionalisti comunque si capisce che non appoggeranno Giolitti. Vi ho detto che i massimalisti una volta al potere nel 1912 cacceranno alcuni riformisti come Bonomi e Bissolati. Adesso ne capite il motivo. Bonomi e Bissolati, socialisti riformisti, avevano appoggiato l'impresa di Libia. Non è una cosa di cui sorprendersi. All'epoca, in quegli anni, veniva fuori il cosiddetto socialismo interventista. Pur essendo socialisti, molti pensavano che fosse giusto per gli italiani conquistare delle colonie, anche se la seconda internazionale socialista era assolutamente contraria al colonialismo. E invece molti socialisti italiani dicevano che le colonie potevano favorire le classi popolari italiane e poi trasferivano l'idea, un po' come i nazionalisti, pur essendo di idee completamente diverse, l'idea di lotta di classe
non solo tra le classi proletarie, borghesi, capitalisti, eccetera, ma tra le varie nazioni. L'Italia quindi sarebbe la più povera delle nazioni d'Europa, dell'Occidente, sarebbe la proletaria che ha il diritto di conquistare delle colonie, perché le nazioni più potenti, Francia, Gran Bretagna e le altre, le nazioni capitalisti, come dire, ne hanno conquistate tante, d'accordo? Può sembrare strano, ma c'è un'idea di interventismo socialista. Molti socialisti pensano comunque che gli italiani possano portare sviluppo, possano portare civiltà anche ai popoli colonizzati. Quindi anche molti socialisti diventano a favore, si schierano a favore delle guerre coloniali. Così fece, per esempio, per fare un collegamento con la letteratura italiana, Giovanni Pascoli, che votava per il Partito Socialista. Abbiamo detto l'altra volta che per il Partito Socialista non votavano solo gli operai, votavano anche molti intellettuali. Pascoli, quando l'Italia dichiara guerra all'impero ottomano, si muove e dice la grande proletaria si è mossa, capite? La grande proletaria è l'Italia, che ha diritto in qualche modo di conquistare colonie per migliorare la propria condizione di fronte alle nazioni come Francia e Gran Bretagna, le nazioni più ricche. La grande proletaria, cioè l'Italia, si è mossa, dice Giovanni Pascoli. Giolitti ha paura del risultato delle elezioni del 1913, pensa che i liberali fedeli a lui possano non avere la maggioranza. E allora, che cosa pensa di fare? Di allearsi con i cattolici. Ricordate che abbiamo già parlato della Chiesa cattolica in generale, parlando del Regno d'Italia, abbiamo visto le posizioni ultraconservatrici dei vari papi, no? Nonostante la Rerum Novarum di Papa Benedetto, ma di Papa, scusate, Leone, di Papa Leone, ma ricordate la condanna dei cattolici di sinistra, dei cattolici sociali, della democrazia cristiana di Romolo Murri all'inizio del 1900, la condanna dei modernisti, eccetera. Era ancora in vigore il non expedit, era ancora in vigore, scusate, cambio pennarello, era ancora in vigore il non expedit di Pio IX, sì, in teoria, sì, vi ricordate il non expedit, che significa non conviene, vietava ai cattolici di fare politica e anche di candidarsi al Parlamento. Il non expedit 1912-1913 era ancora in vigore, però era stato annacquato, era stato attenuato. Già i cattolici si presentavano alle elezioni amministrative per comuni e provincia. Certo, non esisteva un partito cattolico di ispirazione cristiana perché il Papa vietava che ci fosse. Però i cattolici si presentavano alle elezioni, attenzione, alle elezioni amministrative singolarmente oppure anche all'interno dello schieramento liberale, d'accordo? Non solo, ma già da tempo alcuni cattolici venivano eletti in Parlamento, erano spesso cattolici conservatori che, pensate, in omaggio al non expedito al sillabo, venivano eletti in Parlamento ma non votavano, cioè rifiutavano di votare perché rifiutavano il Parlamento e la democrazia, però si facevano eleggere. Quindi il non expedit già era in parte ormai stato superato, anche se un partito cattolico non era ancora nato, non esisteva. Cosa succede? Si costituisce un'associazione cattolica che intende partecipare alle elezioni nazionali nel 1913. Non è proprio un partito. A differenza della democrazia cristiana di Romolo Murri, sciolta da autorità da Papa Pio X, che era di sinistra, questa associazione, l'Unione Elettorale Cattolica, UEC, capitanata da un certo Gentiloni, era un'associazione cattolica molto conservatrice, legata agli interessi della Chiesa. Qual è il punto? In realtà l'Unione Elettorale Cattolica di Gentiloni fa una proposta ai liberali giolittiani. I cattolici non hanno un partito, però, attenzione, si impegnano in base a un patto, cioè dicono ai candidati liberali giolittiani, voi firmate questo patto con noi, con l'Unione Elettorale Cattolica, quello che resterà alla storia come il patto Gentiloni, no? Alcuni liberali giolittiani firmano il patto Gentiloni, si impegnano per fare determinate cose a favore della Chiesa, adesso vedremo,
E noi cattolici, dice Gentiloni, Unione Elettorale Cattolica, voteremo per voi. Diremo a tutti i cattolici di votare all'interno dei liberali di sinistra giolittiani quelli tra di voi che hanno sottoscritto il patto, capite? In questo modo i voti di cattolici sono moltissimi. Giolitti si sarebbe assicurato probabilmente la maggioranza. Cosa voleva? Cosa c'era scritto nel patto? Erano delle condizioni molto conservatrici e inaccettabili da un punto di vista di un liberale laico dell'epoca. Chi firmava il patto Gentiloni doveva impegnarsi in Parlamento a ottenere finanziamenti per le scuole cattoliche, per le scuole dei preti, finanziamenti per le scuole private cattoliche, doveva impegnarsi poi anche a non approvare il divorzio, che a differenza di tanti paesi europei, in Italia, malgrado fossero al governo i liberali laici, non era stato approvato, che ovviamente la Chiesa non voleva che il divorzio, non voleva che fosse approvato. Molti dei liberali giolittiani firmano il patto Gentiloni e si presentano alle elezioni sperando ovviamente di raccogliere i voti dei cattolici, perché Gentiloni, che rappresenta in qualche modo il Papa e la Chiesa Cattolica, invita i cattolici a votarli. Che cosa succede? Quali sono i risultati delle elezioni del 1913? I socialisti prendono meno seggi del previsto, prendono molti voti, ma ricordate il sistema uninominale maggioritario dà meno seggi, una percentuale dei seggi inferiore ai voti, prendono il 10% dei seggi, d'accordo? I liberali giolittiani, attenzione, giolittiani, ottengono la maggioranza con il 60% dei seggi, d'accordo? Quindi Giolitti apparentemente ce l'ha fatto, prende il 60% dei seggi, i socialisti prendono solo, i socialisti schierati, ricordate, su posizioni massimaliste, non collaborerebbero mai con Giolitti, prendono solo il 10% dei seggi. Ovviamente il resto, la percentuale viene divisa tra liberali di destra, di Salandra Sonnino, partito radicale, partito repubblicano, il partito nazionalista, no? C'erano tanti altri partiti. Che succede? Sembrerebbe che adesso Giolitti, 1913, infatti forma un nuovo governo, possa governare tranquillamente, ha il 60% dei voti in Parlamento. Fate attenzione, più del 10% di questo 60% è costituito, l'avete già capito, da giolittiani eletti grazie al patto Gentiloni, cioè giolittiani che si erano impegnati a fare gli interessi della Chiesa cattolica. Giolitti non se la sente di governare così, perché capite, lui ha il 60% dei seggi in Parlamento, alla Camera dei Deputati, però se togliete, vedete, questo più 10, un numero maggiore al 10%, lui scende soltanto sotto il 50%, cioè Giolitti può governare, ma si trova in qualche modo, capite, ostaggio dei cattolici e della Chiesa cattolica. I liberali del suo schieramento eletti perché avevano firmato il patto Gentiloni lo condizionano. Senza di loro Giolitti non ha il 50%. Il patto Gentiloni ebbe un enorme successo. Quasi tutti coloro che furono disposti a firmarlo furono poi eletti in Parlamento. Quindi vedete, il voto cattolico fece proprio la differenza. Ma Giolitti aveva voluto oppure no il patto Gentiloni? Sapete com'è Giolitti? Forse l'avete capito. Apparentemente Giolitti era contrario al patto Gentiloni, al fatto che molti dei suoi candidati firmassero quell'accordo con l'Unione Elettorale Cattolica, però in realtà segretamente era favorevole, cioè sperava che in questo modo potesse avere la maggioranza, come infatti era accaduto. Però nei primi discorsi, già col suo nuovo governo, Giolitti attacca duramente coloro che erano stati eletti grazie ai voti dei cattolici, grazie al patto di Gentiloni, li chiama traditori, traditori della nazione, schiavi del Papa, schiavi della Chiesa. Lui in fondo non ha ostacolato, ha visto di buon occhio il patto Gentiloni, pensava, capite, di ottenere la maggioranza senza
aver bisogno degli eletti col patto Gentiloni, invece ha ottenuto la maggioranza solo grazie agli eletti col patto Gentiloni. Giolitti non se la sente, attenzione, di governare come primo ministro in queste condizioni. E quindi che fa? Attenzione, nel 1914, nel marzo 1914, Giolitti lascia la maggioranza al secondo dei suoi nemici di sempre. Non Sonnino, quello di prima, ve lo ricordate, ma Antonio Salandra. Avete indovinato, Giolitti, esattamente come aveva fatto nel 1906 con Sonnino, prevedeva di far andare al governo Salandra, poi di metterlo in difficoltà. Salandra si sarebbe logorato. Dopo pochi mesi il Parlamento avrebbe richiamato Giolitti. E invece non andò così. Salandra restò al governo e Giolitti non riuscì a ritornarvi. Perché? Perché vi fu un evento, ovviamente, che Giolitti e nessun altro potevano prevedere. Dopo qualche mese, Giolitti si dimette nel marzo 1914, dopo qualche mese, in estate, scoppia la prima guerra mondiale, d'accordo? Salandra, al potere quando scoppia la prima guerra mondiale, resterà al potere proprio per via dell'emergenza della prima guerra mondiale. L'anno dopo, nel 1915, come vedremo, porterà l'Italia in guerra, porterà l'Italia con un anno di ritardo a intervenire nella prima guerra mondiale. Uno dei motivi per cui Salandra decide di intervenire nella prima guerra mondiale è proprio per mantenere il potere, perché una volta in guerra l'Italia si doterà di leggi speciali e il governo Salandra sarà blindato, otterrà poteri eccezionali perché è in corso una drammatica guerra, quindi il re darà a Salandra, proprio ancora prima, il giorno prima della dichiarazione di guerra, poteri eccezionali. Quindi uno dei motivi purtroppo per cui l'Italia è entrata nella prima guerra mondiale è rappresentato dai calcoli biechi di Salandra e del suo amico, che poi all'inizio no, ma dopo diventerà ministro degli esteri, Sidney Sonnino. Salandra e Sonnino sapevano che entrando nella prima guerra mondiale, facendo entrare l'Italia in guerra, avrebbero rinsaldato il proprio potere, avrebbero avuto poteri eccezionali, e Giolitti, che sperava di ritornare al governo, ovviamente rimase fuori gioco. Giolitti era contrario all'intervento italiano nella prima guerra mondiale, era un neutralista. Se ci fosse stato Giolitti al governo e invece di Salandra, l'Italia non sarebbe sicuramente entrata in guerra. Ma questa è un'altra storia. Abbiamo visto come termina l'età di Giolitti nel 1914. Buonasera.